Funziona, sì. Buongiorno innanzitutto, io sono il generale Raffaele Galiglia, presidente della sezione Roma dell'ANUA e sono qui in rappresentanza del presidente nazionale, il generale di squadra aerea De Bertolis Claudio, che è occupato purtroppo in altre faccende sempre di natura istituzionali fuori Roma, quindi mi ha delegato. Mi ha anche delegato per un altro motivo: io sono anche immeritatamente il facente funzione di direttore del centro studi dell'ANUA, quindi teoricamente dovrei essere interessato, però premetto subito, il mio background culturale è spostato in una direzione completamente diversa. Allora hanno deciso i nostri amici, qui alla mia sinistra c'è il generale Claudio Scura, che è il vicepresidente di Roma, e lì c'è il segretario della sezione Roma, alto generale Matteo Vicinanza, che mezzo nascosto sta lì. Dunque mi hanno preparato qualche cosa per evitare di farmi fare delle brutte figure, vista la mia ignoranza sull'argomento. Dunque l'evento che inizia adesso praticamente il corpo umano ha quello di una camera di combustione per un motore a reazione aeronautico. Se la camera di combustione non funziona in modo ottimale, il motore perde efficienza. Analogamente, un intestino non in equilibrio può influire negativamente su molteplici aspetti della salute fisica e mentale. E questo aspetto è particolarmente rilevante per i professionisti del settore aeronautico, come piloti e personale navigante che operano in condizioni estreme. L'attività di volo infatti sottopone il corpo a sfide costanti, tra cui stress ossidativo, esposizione a radioattività naturale, carichi operativi intensi e ritmi circadiani alterati. Questi fattori possono alterare il microbiota intestinale, influendo sul sistema immunitario, sull'equilibrio neuroendocrino e sulle capacità cognitive. Mantenere un microbiota sano e bilanciato è quindi essenziale non solo per il benessere generale, ma anche per la performance professionale. Perché parliamo di microbiota intestinale in relazione al mondo militare e civile dell'aeronautica? La scienza sta dimostrando sempre più chiaramente come la salute intestinale abbia un impatto trasversale su numerose condizioni mediche e comportamentali. Sebbene il nostro focus rimanga generale, non possiamo ignorare i collegamenti emergenti tra il microbiota e disturbi complessi, incluso il supporto a individui con sfide nello sviluppo neurologico e comportamentale. Approfondire queste connessioni significa aprire nuove prospettive per la prevenzione e la cura, contribuendo al benessere complessivo della persona e alla resilienza operativa in ambiti critici con l'aviazione. Concludiamo subito. Questo convegno nasce dalla consapevolezza che prendersi cura della salute intestinale non è un dettaglio, ma una priorità per migliorare la qualità della vita e garantire la massima efficienza fisica e mentale. La parola ora ovviamente ai tecnici. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringraziamo chiaramente l'ANUA nella persona del Presidente e del Vicepresidente, senza i quali chiaramente non potremmo essere qui. Questo contributo prezioso soprattutto del generale Claudio Scura, che ringrazio a nome di Panciando. Mi presento, io sono l'avvocato Marino Bizzarro, vicepresidente e cofondatore insieme a Laura Venanzi e l'ingegner Saverio Minello dell'associazione Panciando ETS. Cercheremo chiaramente di non togliere spazio agli autorevoli relatori della giornata odierna. Purtroppo già siamo in ritardo, ci scusiamo di questo, pertanto non toglieremo spazio e cercheremo di dare tempo a ogni relatore, circa mezz'ora ciascuno. Dato il ritardo faremo una pausa per caffè alle 11:30 e il pranzo è previsto alle 13:30. Vi prego di appuntarvi eventuali quesiti che vorrete formulare ai relatori, che però riserveremo alla fine del convegno. Per quanto riguarda
Panciando. Proprio per questo noi vogliamo rilasciare spazio ai relatori, quindi io e Laura dedicheremo poche parole alla nostra associazione che ha 1 anno e mezzo di vita. Qual è la finalità di Panciando? Quella di rimuovere i bisogni e difficoltà di quei soggetti a rischio esclusione sociale a causa delle patologie di cui sono affette. Quindi in questo suo scopo rientrano tutti i requisiti dell'ente del terzo settore, quale essere un ente privato senza scopo di lucro che persegue finalità istituzionali di interesse generale e deve necessariamente essere iscritto al registro unico nazionale del terzo settore, che è stato istituito con decreto legislativo 117 del 2017, che ha un po' riformato, recependo la legge delega del 2016, ha riformato il sistema associativo che in realtà esiste da decenni, ma era particolarmente disordinato. Adesso è stato tutto accorpato in questo codice del terzo settore e devo dire che Panciando in appena 1 anno e mezzo di attività riesce effettivamente nel suo intento di mettersi come collante tra il mercato privato e le istituzioni generali, istituzioni pubbliche, scusate, al fine di promuovere e divulgare esattamente quello che ci ha raccontato adesso il generale Cariglia. Noi siamo specializzati nella divulgazione sulla disbiosi intestinale, ma in realtà abbiamo aperto questa associazione con maglie larghe al fine di far trovare una soluzione a queste famiglie che noi chiamiamo categoria dei fragili, al fine di divenire ad una soluzione ed evitare quell'esclusione sociale. Lascio la parola quindi al presidente Laura Venanzi, che vi approfondirà meglio gli scopi dell'associazione. Poi avrò il piacere, l'onore e l'onere di moderare l'intervento. Perdonatemi se sarò cattivo nel rispetto dei tempi, ma purtroppo il tempo stringe. Grazie. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Laura Venanzi, presidente dell'associazione Panciando. Vorrei intanto cogliere l'occasione per ringraziare tutti i medici relatori e tutte le aziende ospiti che oggi sono qui presenti. Giustamente, come diceva l'avvocato, essendo un tempo molto ristretto e breve nelle nostre presentazioni, non volendo levare tempo ai relatori, io mi sono preparata un qualcosa di scritto che identifica un pochino l'associazione con 2 facce. Queste 2 facce prendono una parte umanitaria e una parte medico-scientifica. Vi leggerò un piccolo scritto che ho fatto proprio sulla parte umanitaria dell'associazione, che vorrà identificarla. Panciando è un luogo di incontro, ascolto e supporto, nato dalla volontà di trasformare esperienze personali in una missione collettiva. È una comunità che abbraccia le difficoltà delle famiglie e dei pazienti, offrendo speranza, conoscenza e strumenti per affrontare sfide legate alla salute. È il ponte tra il sapere medico e l'umanità del prendersi cura, un'ancora di solidarietà per chi cerca risposte e conforto. È soprattutto un progetto d'amore e consapevolezza, dove ogni passo in avanti nella scienza è un passo in avanti per migliorare le vite. Questa, diciamo, che è la parte umanitaria della nostra associazione. Passando alla parte invece medico-scientifica, Panciando è un polo di innovazione e ricerca dedicato alle patologie correlate al microbiota, un ente che si pone come punto di riferimento per l'analisi, la sensibilizzazione ed il trattamento per queste complesse condizioni. Attraverso la collaborazione con i medici, ricercatori, strutture all'avanguardia, l'associazione promuove un approccio scientifico integrato, unendo diagnostica avanzata, terapie naturali e prevenzione. È un laboratorio di conoscenza, dove le scoperte scientifiche diventano opportunità concrete per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ora, ovviamente, tutta questa associazione che è nata da una mia esperienza personale su mia figlia, dove proprio questo approccio medico ha portato enormi risultati e dove per me era un'enorme necessità dare questa informazione. Non solo, ma poter ovviamente, con il supporto di tutti i dottori e il nostro, poter aiutare e dare una speranza a tutte le famiglie.
non solo per bambini ma anche per adulti, ovviamente in tutte le patologie complesse di questo tipo. Ora, ripeto, lascio sicuramente il tempo ai dottori e ai relatori, ringrazio anche tutta la parte del direttivo e sicuramente Anua che ci ha aiutato ad avere questa occasione meravigliosa, e ringrazio tutti gli ospiti e le aziende. Buon convegno. Allora, iniziamo gli interventi. Il primo relatore è il dottor Zaccagna, che invito a recarsi al microfono. Il titolo dell'intervento del dottor Zaccagna è Relazione tra intestino e comportamento, fattori endocrini e neurologici. Prego, dottore. Allora, vediamo di metterci d'accordo con queste macchine infernali. Buonasera a tutti. Cioè, veramente, la sera deve ancora arrivare, però io anticipo i tempi. L'argomento di oggi è un argomento che mi sta a cuore già da parecchi anni. Non si sente? Si sente poco. E devo dire che è motivo di curiosità continua, nel senso che proprio grazie a questa, diciamo, parte che dovrebbe caratterizzare la maggior parte dei colleghi, cioè la curiosità, io sono arrivato a occuparmi di una cosa che sinceramente non fa parte della mia formazione, perché io sono un anestesista e quindi faccio addormentare la gente, ma soprattutto la mia grande abilità si è rivelata perché sono riuscito anche a farli svegliare. E quindi diciamo che è un settore che è molto distante dall'argomento di oggi, che è l'autismo. Io ho cominciato a occuparmi di questa patologia circa 16-17 anni fa, per caso. E devo dire che, avendo constatato che questa patologia è strettamente connessa alla funzione intestinale e avendo curato la funzione intestinale con degli ottimi risultati, è rimasto un punto interrogativo. Come mai? Come mai l'intestino ha questa prerogativa? E devo dire che di risposte non ne ho trovate tante, anche perché mi mancava la conoscenza della funzione intestinale. E quindi ho approfondito queste, diciamo, curiosità e sono approdato a una situazione che veramente ha dell'incredibile, come del resto tutta la parte medica che riserva sempre delle grandi sorprese a chi voglia indagare in profondità. Mi riferisco alle caratteristiche dell'intestino, caratteristiche istologiche, caratteristiche funzionali, di cui si sa ancora poco, o almeno io ne so poco. E allora vorrei illustrarvi quello che è stato il mio percorso e che in un certo senso trova una spiegazione accettabile, cioè la relazione tra sistema endocrino intestinale e il sistema nervoso, che nel caso del bambino autistico il sistema nervoso è valutabile dal suo comportamento. Anche perché, se andiamo a vedere,
i bambini autistici non hanno assolutamente nulla di patologico nel cervello. Tutte le ricerche, le indagini, gli esami strumentali non hanno mai evidenziato una disfunzione di quest'organo tale che giustifichi alterazioni comportamentali. Hanno fatto TAC, PET, elettroencefali, ma questi cervelli di questi bambini sono normali. E quindi come spiegare questa loro diversità, che è valutabile dal comportamento? Ecco il punto. Poi c'è un'altra considerazione da fare. Correggendo e migliorando la funzione intestinale, automaticamente migliorava il loro comportamento. Quindi cominciamo già a capire una relazione. Poi, andando ancora più in profondità, quali sono le alterazioni intestinali che possono essere responsabili di questa alterazione? Bene, a quel punto dobbiamo tirare in ballo le famose zonuline, famose almeno per chi li conosca. Le zonuline sono frutto di una ricerca di un illuminato collega, Alessio Fasano, che è riuscito a metterle in evidenza proprio legando la loro funzione alla funzione principale qui si è spento tutto, comunque sia, vado avanti lo stesso, alla funzione di assorbimento. Ed è proprio nell'alterazione dell'assorbimento intestinale, vale a dire nell'alterazione definita intestino permeabile, che queste zonuline acquistano un'importanza molto, evidente. Quindi andiamo a vedere, facciamoci una passeggiata tra le cellule che caratterizzano la mucosa intestinale. E quindi possiamo benissimo guardarle con un certo occhio. Questo è uno schema abbastanza dimostrativo sulla differenza che c'è tra un epitelio normale e un epitelio infiammato. Ecco dove è il punto. Dobbiamo quindi parlare di infiammazione intestinale. E sotto questo aspetto devo dire che le occasioni di infiammare questo organo non mancano, nel senso che si parla di alimentazione. Se esaminiamo più da vicino la sequenza di queste cellule o enterociti che ricoprono tutta quanta la parte digestiva, qui abbiamo ecco, bravo, dopo il suo intervento non si capisce più niente. Si voleva esattamente il contrario. Infatti. Comunque dicevo, se andiamo a esaminare le caratteristiche di queste cellule definite enterociti che ricoprono tutto l'apparato digerente, vediamo che esse sono tenute appiccicate le une alle altre da delle adesine, da delle sostanze che le tengono appiccicate. E quindi la funzionalità di un intestino è strettamente collegata a questa caratteristica di impermeabilità. Però guarda caso queste zonuline vengono prodotte dall'intestino a richiesta. Cioè, tutte le volte che nella corrente intestinale passano delle sostanze grasse, già precedentemente demolite dagli enzimi sia digestivi che metabolici, e vi ricordo che gli enzimi metabolici superano abbondantemente il numero di 4.000, queste zonuline allentano le giunzioni, permettendo ai grassi di passare
dalla superficie dell'enterocita alla sua base e quindi di venire successivamente assorbiti. Però una volta passati questi grassi, queste zonoline dovrebbero rientrare e le giunzioni dovrebbero di nuovo diventare serrate. Purtroppo questo non avviene nei intestini infiammati, perché la presenza di batteri, la presenza di sostanze diciamo troppo acide creano delle grosse difficoltà al riaggancio delle pareti di questi enterociti e quindi lasciano delle porte aperte. Queste porte aperte lasciano passare di tutto, lasciano passare batteri, virus, parassiti, funghi e anche antigeni, cioè frazioni della roba che passa dentro l'intestino, scatenando in questo caso una aggressione da parte dei controllori che vivono alla base delle cellule, i quali hanno il compito di distruggere tutto ciò che è atipico. In questa distruzione avvenuta e viene, diciamo, sia per opera dei linfociti, sia per opera di grosse cellule che scatenano delle produzioni di citochine. Queste citochine se ne vanno in giro, si definiscono citochine infiammatorie, determinando infiammazioni da tutte le parti. Quindi, come vedete, tra l'intestino e lo stato generale c'è una connessione molto stretta. Ora, esaminando, come dicevo, la caratteristica istologica di queste cellule, vediamo che ogni tanto, senza un ordine apparente, si interpongono altre cellule che in questo caso hanno una funzione specifica diversa. Cioè, mentre l'enterocita è addetto all'assorbimento, queste cellule addirittura sono addette alla, diciamo, escrezione di sostanze. Mi riferisco alle famose cellule del sistema enterocromo-affine. E questo per me è stato un motivo di, come dire, sorpresa ed entusiasmo, da quando ho scoperto l'esistenza di queste cellule che, diciamo, si conoscono, però agganciate alla funzione digestiva intestinale, soprattutto negli intestini infiammati, ho scoperto che sono di un'importanza enorme, perché l'alterazione di queste cellule che hanno una caratteristica ormonale, si parla più di 14 tipi di ormoni a livello di questo sistema, e poi aggiungiamo le zonoline, che in questo caso assumono addirittura una valenza ormonale, diventano 15. Quindi diciamo che le caratteristiche di queste cellule sono di due tipi, o quella di produrre e quindi di secernere sostanze di tipo ormonale, o addirittura quelle di stimolare, data la uniformità di conformazione con molte cellule nervose, di alterare la funzione nervosa del sistema, diciamo, nervoso enterico. Quindi abbiamo a che fare con tutta una serie di elementi che hanno una doppia funzione neuroendocrina o endocrino-nervosa, a seconda, diciamo, di come vogliamo vedere le cose. Tanto per schematizzare, vi faccio vedere una cellula, diciamo, enterocromo-affine posizionata sulla mucosa rettale. Come vedete, alla base di questa cellula vediamo una serie, diciamo, un prodotto. Sono dei granuli secretori che vengono emessi nel lume intestinale da queste cellule. La funzione di questi granuli
è ormonale e quindi, come tutti gli ormoni, hanno un'azione molto importante sul mantenimento funzionale del nostro organismo. Quindi, esaminando ancora più in profondità la caratteristica e la distribuzione delle cellule nervose nell'ambito della mucosa dell'apparato digerente, vediamo come esistono delle famose cellule definite di Auerbach o di Meissner, che hanno la caratteristica di essere in contatto diretto con delle cellule ormonali, cioè queste benedette cellule dell'apparato enterocromo-affine. Quindi il legame che c'è tra il sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema quindi alla fine comportamentale mi sembra molto stretto. Questo è un mio punto di vista, intendiamoci bene. Non voglio sicuramente fare delle affermazioni, diciamo, uniche. Lascio la porta aperta a qualunque altro tipo di ottica, ma dal momento che mi occupo di autismo da tanti anni, la cosa che mi premeva maggiormente era quella in qualche modo di poter utilizzare un sistema terapeutico che neutralizzasse le cause di questa affezione, non certo gli effetti. Quindi non si parla di neurolettici, non si parla sicuramente di sistemi che possono inibire una funzione nervosa, quanto viceversa si parla di terapie che possano ottimizzare il meccanismo d'azione di queste benedette cellule enterocromo-affini. Prendendo per esempio ce ne sono, ripeto, quasi 15, però esaminiamone qualcuna. Nel caso della colecistochinina, vediamo che è una sostanza che abbraccia sia il sistema endocrino sia il sistema nervoso, e la colecistochinina determina la funzione di un sacco di organi, dallo stomaco al pancreas, al fegato, addirittura diciamo si parla di attività di stimolazione della funzione di questi organi. Queste cellule sono localizzate addirittura nei pirenofori, cioè nelle parti centrali delle cellule nervose. Si ritrovano nei neuriti, cioè nelle digitazioni, si trovano nelle terminazioni assoniche. Quindi, come vedete, queste sostanze sono in stretta correlazione col sistema nervoso. Quindi la mia domanda è questa: come possiamo interferire su delle alterazioni che alla fine si trasformano in atteggiamenti, diciamo, senza nessun... Il bambino è frenetico, urla, non ti guarda, manifesta sicuramente dei problemi a livello dell'apparato digerente, mal di stomaco, mal di pancia, ma lui non ha la possibilità di segnalare questi disturbi a chi gli sta vicino, però ce li ha, e quindi a questo punto dobbiamo scoprire la ragione che è alla base di questa alterazione. In questo caso devo dire che a me basta pensare all'azione di queste cellule. Se andiamo a vedere questi ormoni prodotti dalle cellule enterocromaffine, abbiamo la gastrina, il polipeptide pancreatico, la secretina, il peptide inibitore, la colecistochinina, la motilina e l'enteroglucagone. Poi ci sono anche gli altri ormoni che sono comuni anche al sistema nervoso: la sostanza P, l'encefalina, somatostatina, bombesina, peptide vasoattivo, neurotensina e gastrina. Quindi c'è l'imbarazzo della scelta per uno che voglia indagare su questo tipo di affezione. E devo dire che attualmente
mi mancano proprio dei controlli sull'attività di queste cellule, perché se io venissi a scoprire che c'è una deficienza di qualche tipo di ormone, beh, quantomeno sarei invitato a correggerla. Ma se non lo so, cosa posso fare io? Certo, il sistema di trattamento di questi bambini è molteplice, c'è trattamento logopedico, trattamento, diciamo, anche a livello neurologico, c'è il sistema ABA, ci sono tanti sistemi che possono in qualche modo aiutare questi bambini, ma se il danno è a livello delle cellule enterocromaffini, che validità possono avere queste soluzioni? Quindi quello che mi interessa è cercare di arrivare a scoprire la causa, e la causa letta, come vi sto spiegando, è una causa che a me convince parecchio. Quindi se andiamo poi a vedere un altro tipo di ormone prodotto, la bombesina, è un termine un po' allarmante, soprattutto con i tempi che corrono, però è un polipeptide a 15 atomi, a 15 aminoacidi, ha un effetto eccitante sulla motilità intestinale, sulla secrezione gastrica e pancreatica esocrina. Ora capite bene che se c'è un eccesso di bombesina si ha un aumento di tutte queste funzioni. Basterebbe riportarla al suo livello. E che cosa può essere una causa di aumento di produzione? Bene, ritorniamo sempre lì, ritorniamo all'infiammazione. Quindi l'infiammazione può deprimere o può aumentare la funzionalità di molte cellule, ma si parla pur sempre di queste cellule, non di altre. Cioè, il fatto che gli enterociti siano in qualche modo aiutati da dei grandi collaboratori che vivono dentro di noi, che sono i probiotici, ci porta inevitabilmente a utilizzare queste sostanze per compensare l'infiammazione. E quindi ecco che io vorrei, qui qualche diapositiva per ricordarvi l'azione che c'è tra l'intestino, l'ipotalamo e l'amigdala. Io vorrei in qualche modo riuscire a convincere, a trattare questa affezione soprattutto con l'ausilio di certe famiglie di probiotici. Quindi in questo caso si tratta di fare delle considerazioni abbastanza, diciamo, generali. Con quali probiotici noi veniamo al mondo? Nel canale del parto la mamma ci passa una valanga di bifidobatteri che poi successivamente verranno compensati dall'allattamento, ammesso che ci sia ancora questa bella abitudine di allattare i bambini e non di imbottirli di latti artificiali o puttanate del genere. Quindi a questo punto con l'allattamento inizia l'introduzione dei lattobacilli, i quali pian piano nel giro di 1, massimo 2 anni compensano i loro amici bifidi. Quindi la presenza di bifidobatteri e di lattobacilli dovrebbe essere abbastanza costante nel nostro intestino. Purtroppo si dà il caso che certe abitudini alimentari, certi stili di vita si ripercuotono in un abbattimento di queste cose preziose che abbiamo e quindi andiamo incontro a delle carenze, diminuendo per esempio la quantità di certe famiglie di bifidi, perdiamo la possibilità di sintetizzare acido butirrico, di sintetizzare l'isozima, cioè tutte quante sostanze che dovrebbero mantenere l'intestino in ordine. Quindi il mio invito
ancora una volta che è validissimo e indispensabile per il bambino autistico, ma lo rivolgo anche agli adulti, alle mamme, soprattutto alle nonne, che non rompano le scatole con la caramellina, la nutellina e la frittatina date al bambino che, siccome è capriccioso, cercano di compensarlo dando loro delle cose che si rivelano poi pericolose perché aumentano l'infiammazione e quindi mantengono questo disturbo. E quindi il mio riferimento alle madri e ai padri va bene, di solito i padri sono assenti, c'è da dire, però diciamo alle madri, ma soprattutto ai nonni. E quindi ecco che questa ottica dovrebbe essere in qualche modo estesa anche a tutto l'ambiente familiare. E se l'ambiente familiare collabora, è consapevole, il bambino migliora. E vi assicuro che veramente ne ho visti tanti migliorare. Io in 16 anni credo di avere in qualche modo trattato più di 200 bambini autistici, con molti risultati positivi solo in quelle famiglie dove il problema veniva affrontato da tutta l'ambito familiare, non solo dalla mamma. La mamma magari è consapevole di questo, però il marito dice: ma cosa vuoi che siano queste cazzate? Bene. Oppure dai nonni, perché il bambino, oppure dall'ambiente scolastico, intendiamoci, sono bambini che vanno alle scuole materne, bambini che vanno all'asilo, bambini che cominciano a frequentare gli elementari con le mense scolastiche, e nelle mense scolastiche questi concetti non esistono. A parte, diciamo, la bontà del cibo prodotto, ma è la qualità. Come si fa a spiegare? E quindi ecco che il medico deve rilasciare una dichiarazione dove invita l'apparato scolastico a tener conto che il bambino non può mangiare il glutine, non può mangiare la caseina, non deve mangiare dolci raffinati, non deve mangiare delle solanacee. A quel punto lì tante scuole dicono: portatevelo a casa e dategli da mangiare voi. Quindi, come vedete, è un problema anche sociale questo, oltre che familiare. Ora, per esempio, se prendiamo in considerazione un altro ormone che è la motilina, che mi è molto simpatica come sostanza, perché oltretutto fa parte di quella produzione ormonale accessoria del pancreas. Cioè, noi siamo sempre stati abituati a pensare al pancreas come produttore o di enzimi digestivi, pancreas esocrino, o insulina, pancreas. No, il pancreas ha anche altre funzioni, tipo per esempio la produzione di motilina. E questa cellula enterocromafine è, diciamo, ha delle caratteristiche molto importanti sulla motilità dell'intestino. Tanti intestini rallentano, si gonfiano, determinano dei dolori, probabilmente perché c'è una carenza di motilina, la cui carenza, come al solito, è riconducibile a dei fenomeni infettivi o infiammatori. Chi abbia in qualche modo sofferto di una banale influenza, quindi di un'aggressione da parte di questo virus influenzale, ovviamente ricorda di aver avuto grossi problemi anche digestivi. E quindi che relazione ci può essere tra un virus e questo virus ha colpito queste cellule enterocromo-affini, riducendo la produzione di queste sostanze che sono le uniche a mantenere un equilibrio a livello sia della peristalsi, sia dell'assorbimento, sia dell'eliminazione. Ho quasi finito, ragazzi, non annoiatevi troppo. Allora, questa
sto andando indietro. Questa caratteristica è legata anche ad altre sostanze, per esempio la sostanza P, l'encefalina, che è importantissima, perché l'encefalina è la sorella, diciamo, degli endocannabinoidi, ha un'azione sedativa, e gli endocannabinoidi sono delle sostanze grasse che noi ci sintetizziamo proprio per avere una regolazione funzionale tra i vari organi, oltre che ad avere anche un'azione sedativa. Il tutto poi si riporta alla produzione di serotonina, che è questa grande sostanza che regola un sacco di attività. Addirittura è molto diffusa in natura la produzione di serotonina, non siamo soltanto noi. Addirittura ci sono delle piante che hanno questa, che tra l'altro ce l'hanno sulle spine, oppure di altri microrganismi come le amebe. Cioè è una sostanza importantissima. Ma anche lì, se andiamo a vedere, chi la produce la serotonina? E come fa ad arrivare la serotonina al cervello? Beh, diciamo una delle spiegazioni logiche è che nel nostro intestino esiste un metabolismo particolare che trasforma il triptofano in serotonina, per dirne una. Questa serotonina prodotta a livello intestinale deve arrivare a parte la muscolatura dell'apparato digerente, perché la serotonina stimola soprattutto la peristalsi, ma deve arrivare al cervello, perché è un neurotrasmettitore. Senza serotonina tanti neuroni non entrano in contatto e quindi ansia, depressione, frustrazioni, diciamo una eccessiva paura. Ma chi le porta? Chi la porta la serotonina al cervello? Cioè uno dice va in circolo e quella va. No. Ci sono le piastrine che la trasportano. Quindi la funzione, diciamo, di trasporto di questa sostanza è strettamente legata alla presenza di queste, chiamiamole cellule, anche se in realtà le piastrine non sono cellule perché sono senza nucleo, sono semplicemente dei pezzettini perduti dai tentacoli dei megacariociti, però non stiamo lì a sottilizzare. Le piastrine trasportano serotonina. Quindi il discorso si fa ancora più complesso, perché se andiamo a vedere chi produce le piastrine, sì, d'accordo, lo sappiamo tutti, c'è il midollo, gli organi linfopoietici, ma c'è un organo che le produce o quantomeno ne stimola la produzione, che è il polmone. Molte affezioni polmonari danno una piastrinopenia, diminuzione quindi dell'arrivo della serotonina al cervello. Ecco perché molte forme polmonari determinano depressione. Quindi, come vedete, il nostro organismo è una macchina meravigliosa, dove tutto è in equilibrio, dove non accade mai nulla per caso. L'unico artefice della sua disfunzione sono le nostre abitudini alimentari. Prima si diceva qua Roma è una bella città, molto bella, dove si mangia bene. Certo, a mio avviso si mangia male, perché tutte questi piatti con le fettuccine, sì, vanno bene per le persone che non hanno problemi, che stanno bene, ma per quelle che abbiano dei problemi, questo tipo di alimentazione è assolutamente controindicata. Quindi come fai tu a togliere a un romano le fettuccine al triplo burro, o togliere a un toscano, per dire, la ribollita, o togliere a un piemontese la bagna cauda? Beh, tutte le volte che ci ho provato mi sono sentito insultare, perché evidentemente le abitudini alimentari superano la preoccupazione per la propria salute. Mentre invece nel caso del bambino autistico queste sono norme fondamentali, non devono essere trascurate.
Qui c'è un breve accenno alle zonuline, che come Dottore, ho detto concludiamo prima, tra poco, sono le sostanze scoperte da Fasano. Dottore, andiamo in conclusione. Dobbiamo concludere? Sì, grazie. E certo, altrimenti facciamo mezzogiorno. E quindi sorvoliamo sulle zonuline e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Allora, la prima cosa da fare è un'alimentazione ricca di fibre, tipo la frutta e la verdura. Sotto questo aspetto il bambino autistico in genere non si alimenta volentieri con la verdura. Quindi esistono delle forme industriali in capsule in cui esiste la verdura disidratata e polverizzata, e quindi io ve lo consiglio. Con questo io credo di aver finito. Con una bella visione della verdura è una terapia magnifica per questo tipo di infiammazioni intestinali. Lascio la parola. Grazie dottore, un applauso al professor Zaccagna, che è il medico che ha ispirato la nascita di Panciando ETS. La ringraziamo. Grazie a voi. Allora, iniziamo anche nei passaggi tra un relatore all'altro. Si può preparare la dottoressa Giacosa. Ringraziamo anche i nostri sponsor e lascio la parola a Laura. Allora, vorremmo ringraziare intanto lo sponsor di Inbio, Istituto di Medicina Biologica, che ci supporta e che tutt'oggi è qui presente insieme a noi. E vorrei ringraziare in particolar modo la dottoressa Carassai, che ovviamente supporta la nostra associazione e fa esami ambulatoriali di altissimo livello proprio per patologie del microbiota. Grazie mille.